Apri il pacchetto di patatine, ne prendi una, poi un'altra e prima che tu te ne accorga il pacchetto di patatine, ahimè, è finito. Oggi analizziamo il meccanismo nascosto dietro questo impulso irrefrenabile e scopriamo perché non è una tua mancanza di forza di volontà. Nel 1961 una donna di nome Jean Nidich fondò un piccolo gruppo di supporto per perdere peso, chiamato Weight Watchers. All'epoca l'obesità era una condizione rara. Oggi, dopo decenni di conteggio delle calorie e demonizzazione di grassi e zuccheri, le percentuali di obesità sono triplicate. Per anni ci hanno detto che il problema è solo la nostra forza di volontà e che mangiamo troppo, ma spendiamo trilioni in diete e continuiamo, ahimè, ad ingrassare. Perché la realtà è molto più sottile. Il vero colpevole dell'epidemia globale non sono semplicemente le calorie, ma il sapore. Questo cibo non è fatto solo per nutrirti, è progettato per colpire il tuo cervello e spingerti a desiderare un altro morso. Oggi scopriremo come l'agricoltura ha svuotato di gusto il cibo vero, come la chimica di laboratorio ha creato un'illusione irresistibile e perché il nostro palato è stato riprogrammato. Per capire come l'industria ha hackerato il gusto, dobbiamo partire da dove il sapore è scomparso, nei campi e negli allevamenti. A partire dal secondo dopoguerra, l'agricoltura moderna ha selezionato solo 3 fattori: resa, velocità di crescita e resistenza. Si è scelta la comodità a scapito del gusto. Nel 1948, il concorso americano Chicken of Tomorrow spinse gli allevatori a selezionare polli con petti giganteschi, capaci di crescere a velocità record. Welcome to the grand contest. We need a better bird for a growing nation. Behold, the incredible chicken of tomorrow. Oggi, come sapete, mangiamo volatili enormi, come ha scritto il giornalista Mark Schatzker, dell'imbottitura di un orsacchiotto di peluche. Lo stesso principio è accaduto a frutta e verdura, attraverso quello che la scienza chiama effetto diluizione. Pomodori e mele sono stati selezionati per incamerare molta più acqua e quindi crescere più velocemente. E poiché in natura i nutrienti e le molecole aromatiche viaggiano insieme, il cibo vero è diventato scialbo e insipido. Non solo. Per conservare, congelare e distribuire pasti su scala globale, i processi industriali distruggono anche i pochi volatili aromatici rimasti. Se una catena di montaggio vi servisse una patata o un pezzo di carne lavorata senza additivi, sentireste un sapore simile al cartone bagnato. Ed è qui che nasce il cortocircuito. Se il cibo naturale diventa insipido, il cervello inizia a cercare intensità da qualche altra parte, altrove. Se il cibo vero ha perso gusto, qualcuno doveva restituirglielo. Negli anni 60, un dirigente di nome Arch West intuì una grande opportunità. Prese una semplice e insipida sfoglia di mais fritto e vi applicò una miscela concentrata di spezie ed esaltatori di sapori. Nacque così il primo Dorito, famoso snack americano. Il primo snack progettato da zero per simulare l'esperienza sensoriale di un pasto complesso, in un singolo triangolo di mais. Ma come funzionerà questa magia chimica? Dobbiamo sfatare però un mito. Il 90% di quello che chiamiamo gusto in realtà è attribuito all'olfatto. La lingua percepisce solo 5 sapori: dolce, salato, acido, amaro e umami. Tutto il resto, dal formaggio stagionato alla fragola, è una percezione olfattiva retronasale. Come sapete, mentre mastichiamo, le molecole aromatiche salgono verso la cavità nasale. I chimici del sapore, chiamati flavorists, usano strumenti come la gascromatografia per isolare le molecole aromatiche. Oggi esistono oltre 2200 composti chimici approvati per riprodurre qualsiasi tipo di sapore voi possiate immaginare. E sapete qual è la differenza tra un aroma naturale ed uno artificiale? Dal punto di vista chimico assolutamente nessuna. Entrambe le molecole sono identiche. La differenza è solo burocratica. Se la molecola viene estratta da una fonte biologica, si definisce naturale. Al contrario, se viene sintetizzata da zero in laboratorio, è considerata artificiale. Ma il messaggio che arriva al cervello è esattamente identico. Questo fenomeno è quello che Mark Schatzker definisce l'effetto Dorito. La forbice si è spalancata con il cibo reale sempre più insipido e il cibo ultraprocessato carichissimo di aromi finti e irresistibili. L'industria alimentare studia i nostri stati di bisogno e usa le neuroscienze per calibrare 3 fattori chiave: bliss point, mouthfeel
e inganno nutrizionale. Il primo punto, il bliss point, è la combinazione matematica perfetta di sale, zucchero e grassi, studiata per stimolare al massimo la dopamina senza saziare mai del tutto. Non troppo, altrimenti stanca, e non troppo poco, altrimenti non aggancia. Secondo, il mouthfeel, ossia la consistenza. La consistenza è qualcosa di importantissimo. Cibi che si sciolgono rapidamente in bocca creano una densità calorica evanescente. Il cervello pensa che le calorie siano scomparse prima del tempo e vi spinge a continuare a mangiare senza registrare la sazietà. Terzo, la sconnessione tra sapore e nutrizione. Per millenni un sapore intenso indicava al cervello la presenza di vitamine e nutrienti essenziali. Il cibo spazzatura indossa una maschera chimica, invia un segnale di alta nutrizione, ma in cambio consegna solo calorie vuote. E quindi cosa succede al nostro palato quando viene esposto continuamente a questi stimoli chimici? Avvengono 3 trasformazioni profonde. Prima, l'assuefazione del palato. La soglia di percezione si sposta verso l'alto. Abituate il palato a sapori iperconcentrati e una mela vi sembrerà poco dolce, le verdure vi sembreranno noiosissime e un piatto semplice vi sembrerà privo di qualcosa. Secondo, condizionamento emotivo. L'industria lega certi sapori alla memoria emotiva e ai ricordi d'infanzia. Quando siamo stressati o tristi, il cervello non cerca semplice cibo, cerca una coccola, richiede esattamente quell'aroma chimico per ritrovare sollievo e magari per portarci ad un dolce ricordo. Terzo, fame edonica. La crisi dell'obesità è in realtà un enorme disturbo del sapore. Non mangiamo più per fame metabolica o fisiologica, ma per una fame edonica guidata dalla dopamina. Continuiamo a mangiare perché il nostro corpo cerca disperatamente i veri nutrienti che quel sapore chimico gli aveva promesso. La conclusione di Schlosser e Schatzker non è la demonizzazione totale o l'ennesima dieta punitiva. La soluzione è rieducare il nostro palato alla complessità del vero cibo. Il sapore non è quindi soltanto edonismo, ma informazione. È il linguaggio biologico con cui il corpo dialoga con il cibo. Se riabituiamo le nostre papille alle materie prime autentiche, l'illusione cade. Dobbiamo sostenere un'agricoltura e un allevamento che rimettano al centro la qualità e il gusto autentico e non soltanto la resa industriale per ettaro. Quindi la prossima volta che aprite uno snack, fermatevi un attimo e chiedetevi: ma sto davvero assaporando del vero cibo oppure sto solo rispondendo ad uno stimolo chimico studiato appositamente per il mio cervello? Avrete anche voi notato che la frutta, la verdura del supermercato ha sempre meno sapore ed è sempre più acquosa in realtà. Dunque scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto e vi ha fatto riflettere almeno un pochino, non dimenticate di lasciare un like e ovviamente di iscrivervi al canale per poter trovare video sempre più interessanti. Un saluto a tutti da The Silent Pullian, alla prossima ragazzi!